giorno 3. Ci sono le vigne, spettacolo, guardate. Ed eccomi a Borgo Fazio, uno dei più importanti borghi dell'era fascista in Sicilia. Già a metà degli anni 50 il borgo presentava i primi segni di decadimento, causa qualità scarsa di materiali di costruzione usati e anche la posizione. È in una delle zone più colpite dai forti venti di scirocco in Sicilia. Nel 68 il borgo subisce i maggiori danni col terremoto del Belice e viene del tutto abbandonato. 10 anni dopo l'amministrazione comunale di Trapani acquisisce l'intera zona con l'obbligo di destinarla al pubblico utilizzo, ma purtroppo ad oggi non è stato un lieto fine. Ci voleva. Buono. No. Per chi ha visto il video della Tuscany Trail non mi è andata proprio così di lusso. È lunga, molto lunga. Sono già quasi 20 km così. E ancora 10 arrivare al paese. Salemi finalmente. Peraltro uno dei borghi più belli d'Italia. Fatto sosta, idratato con acqua, granite e chi più ne ha più ne metta. Bellina nuova. Forse è stata proprio un'ottima idea. Ho incontrato un signore che si è fermato perché qua sopra c'è la sua proprietà e con un bresciano misto siciliano, altra parola in croce, ha capito che era un turista e ha detto: mi scusi, sto seguendo la traccia GPS, devo tornare indietro. Fa: no vai, non ti preoccupare. Mi ha detto: vai a piedi perché ci saranno i cani. A few moments later. Salve! Quella! No, non mi mangiare. Un bicchiere d'acqua? Un po' di acqua fredda. Se me lo date vi ringrazio. Se vuoi, noi qua abbiamo un home restaurant. Visto. Io già alzo pedalo pure. Quante volte ve lo dico che viaggiare in bici ne vale la pena? Quante volte? Questa è una salita, una deviazione che adesso voglio raccontarvela. Me la sono sparata io per non passare da Santa Ninfa lì. Ok, va bene, ve l'ho già detto. Salgo, prima un signore in macchina mi dice: uè, dove stai andando? È proprietà privata questa. Ho detto: oh caspita, mi scusi, torno indietro. No, voi ciclisti potete procedere, non c'è problema. Vabbè, grazie, gentilissimo. Procedo, 200 metri dopo c'è praticamente un B&B nascente che vi lascio in descrizione assolutamente, perché se siete in queste zone sono state persone gentilissime, perché appunto vabbè, è partito il classico cane, subito il padrone, un ragazzo giovane, mi è venuto incontro e mi fa: vuoi dell'acqua? Cosa stai facendo? Ma sei pazzo? Fa un caldo mortale, eccetera eccetera. Mi ha offerto l'acqua, ho riempito le borracce, mi sono messo all'ombra, mi sono recuperato, fantastico. E cosa scopro? Che questo ragazzo corre in mountain bike. E allora poi io ho detto: ecco perché mi ha dato l'acqua. Capisci molto bene com'è la situazione qua. Quindi ragazzi, a parte segnalarvi questo è una affittacamere, ma prevalentemente fanno da mangiare, da quello che ho capito bene. Poi vi lascio i riferimenti sotto.
Comunque è stato iper mega gentile innanzitutto, e come seconda cosa, ragazzi, viaggiate, non abbiate paura, non abbiate paura, io ve lo dico in una situazione che sono in Sicilia in mezzo al nulla, perché qua sono letteralmente in mezzo al nulla. C'è la traccia, eccola qua. Cazzo, mi hanno detto oh, c'è un cancello, mi aspettavo un cancello chiuso, questo è il cancello. Ok, va bene. Ecco qua, forse c'è il nome. Ah, eccolo qua. Perfetto. Eccolo qua. Home Restaurant Le Terre di Prima 61, presumo sia tipo il civico. Ok? Bello. Sono contento. Queste sono le cose che nella vita ti danno coraggio ancora di andare avanti. Forza. Adesso bando i cianci perché ho ancora un po' di strada oggi da fare. Un gigantesco monumento che ricopre una superficie di circa 80.000 metri quadrati. Una delle opere d'arte contemporanea più estesa al mondo. Dall'alto l'opera appare con una serie di fratture di cemento sul terreno, congelamento della memoria storica di un paese. Gibellina Vecchia è la notte tra il 14 e il 15 gennaio del 1968. Un terremoto di magnitudo 6.4 colpì una vasta area della Sicilia occidentale. Ci troviamo nel cuore della Valle del Belice. 2 giorni interminabili. Dal primo pomeriggio del 14 gennaio ebbero inizio una serie di scosse che continuarono per quasi 2 giorni. Buongiorno. Durante la notte scorsa la Sicilia è stata colpita da un grave terremoto. C'è nessuno? C'è qualcuno? C'è nessuno? Gibellina, sulla carta geografica non c'era. Adesso non c'è neppure su quel clivio giallo d'estate, bruno d'inverno, che radunava intorno a 3 chiese, 3 piazze, 1000 case, 1000 porte. Cercarla sulla carta geografica, adesso che non si riconoscono nemmeno gli usci di casa, ha meno senso ancora. Eppure questo è stato un paese con la sua gente, con le sue storie. Su questa tragedia vasta e misteriosa, silenziosa e urlante, che oggi ha radici nel fondo della terra, possiamo misurare tutti i sentimenti. (13, 14, 15, 25 gennaio del 57, 13, 14, 15, 25 gennaio del 68. In questo luogo, in una piccola casa composta da 3 vani, nei giorni appena elencati, avvenne il fenomeno della lacrimazione del Sacro Cuore di Gesù. Quindi altro che viaggiare. Qui c'è da riflettere molto, molto. Non si può entrare in nessuna maniera, proprio divieto. Eccola dall'alto, eccola lì. C'erano ancora le strade interne, porca miseria. Oh. È molto tardi già, sono già le 5 e ho ancora 50 km all'ost e ho paura di non farcela con gli orari, quindi sto diciamo così modificando la rotta seguendo le strade principali
e cercando di recuperare un po' di tempo. Pezzo di statale fatta, anche San Luca, uno dei borghi più belli d'Italia. Cioè, servono commenti, no? Serve quel bar lì. Va tardissimo, non so se trovo ancora l'host, quindi San Luca la saltiamo. Ho ancora 25 km e 300 metri di dislivello. Sorprese non finiscono mai. Ciclabile sul ponte, là c'è un pascolo, però vedo il pastore, sa sicuramente i cani. Eccolo, sta già arrivando. A few moments later. Ovviamente il pastore mi fa cenno di andare, ma niente fanno, niente. Sì, in Toscana niente facevano. Comunque sono io dietro. Uno mi sta dietro, proprio il pastore è strabravo. Bene, anche oggi i cani li abbiamo visti. Però bella, ho fatto la strada più breve. Questa qua sarebbe quella in auto, qua di sotto. Ho detto, poi guarda, l'opzione bici, alla fine erano pure 5 km in meno e buona, direi ottimo. Speriamo di non trovare altri animali in giro. Ma tipo qua sono stati bravi, è un'ex strada magari vecchia o cosa, ma una di vita ciclabile. Non male, la strada principale di là, non male. Poi sono questi alberi intanto, vedo Beauty Farm qua. Allora, io ho sempre avuto un debole per le vacche, però non mi dovete guardare così. Siamo arrivati, vento, bel rosso, bel tramonto, ma io sono completamente finito. Altro host che vi lascio in descrizione, fantastico. Il gestore, oltre all'host, ha la cartolibreria in paese e mi aspettava. Purtroppo non avevo il numero di telefono, non l'ho trovato, non lo so, per quello che correvo un po' a arrivare. Comunque l'host è molto bello, molto bello. Io adesso sono qua da solo perché a luglio dimmi chi viene a pedalare in Sicilia, e comunque ci sarebbe una stanza qua che non uso, e questa è una stanza, ok, 2 letti, va bene, non mi servono, e qui abbiamo il bagno. Adesso devo farvi vedere, ok, qui il bagno normalissimo con la doccia. Ragazzi, vi ringrazio per la visione, spero che questa giornata, questo tour vi sia piaciuto. Vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi al canale, e ci vediamo domani. Ciao!